I miei omaggi. Riverisco. I signori vogliono accomodarsi. Su via, bambini miei, alle cucine! Sia mai data circostanza più amena e più confacente al lubrico ufficio cui ci apprestiamo? Le trame del facciavista ricordano lo zumtorpio audace, non è vero, avvocato? Come darle torto, maestro? La freschezza minerale delle mura non potrà che esaltare la ferocia libertina che si consumerà al loro interno. E queste rose, il loro profumo, alle narici, sarà spezia delicata agli umori aspri e salati che delizieranno i nostri palati sopraffini. Dottore, sappiamo bene verso quale sozzura è solita rivolgersi la sua libidine. E per quanto i nostri gusti si siano sempre dimostrati recalcitranti verso tali piaceri e noi di conseguenza poco adusi a tali pratiche, la foia quasi ferina che i detti piaceri parevano ispirarle nei nostri incontri passati ci ha fatto ricredere. Dice bene, maestro. Questo è sicuramente il primo motivo per il quale inaugureremo l'incontro di quest'anno proprio con le pratiche che più aggradano al nostro buon dottore. Il secondo motivo, però, è bene ricordarlo, riguarda le necessità che i tempi correnti ci impongono. Infatti ci sembrerebbe del tutto improprio incominciare dai piaceri semplici della carne, poiché ci sentiremmo già come superati dai nostri politici e dalle nostre istituzioni, che nell'ultimo anno hanno dato prova di grande libertà e inventiva nell'esercizio delle violenze più squisite e variegate. Per rimanere al passo, e poi per evitare il ridicolo di prassi ormai troppo scialbannacquate, è dunque buona cosa incominciare da quelle che richiedono palati forti e spiriti all'avanguardia. Siamo dunque alla mode in quanto... Taccia, avvocato, taccia. La sola menzione dei nostri governatori agisce sul mio spirito alla stregua di un emetico. Quando poi l'agire subdolo e pudico di codesti personaggi è paragonato alla sublime e spregiudicata sconcezza dei nostri convivi, vorrei lasciare questa gradita compagine immediatamente. Non se la prenda, dottore. La prima portata la consolerà da queste osservazioni infami.
A queste prime fragranze abbinerei il pregiato rubro di rubro Val San Giacomo delle rinomate vigne di Pedrinate. Ottimo suggerimento, maestro. Le reminiscenze del Kobe ingurgitato ieri notte dalla nostra Ada e riproposto testé sotto rinnovate spoglie ben si abbineranno al sapore marcatamente speziato di questo vino delizioso. Brindiamo dunque. Ma che brava la nostra Dina. Già, si è attenuta scrupolosamente alla dieta e ora merita una ricompensa. Vieni qui, piccola mia. Questo no, vi prego! Non osare, sai. Coraggio, un bel boccone, come la medicina. Dia qua! Avvocato! La sua ingratitudine non finisce di sorprendermi. Sprecare questo ben di Dio per una creatura che non è in grado di capirne il pregio. Dottore, perdoni il nostro caro avvocato. Il mancato rispetto di ogni legislazione è per lui una deformazione professionale, ma il regolamento parla chiaro. Articolo 5. Umiliazioni e lesioni di ogni sorta, fatta eccezione per i casi in cui se ne richiede l'applicazione immediata, sono riservate ai bagordi serali. Va bene, per Diana. Si proceda dunque con la prossima portata. Tanto più che l'appetito del sottoscritto, dopo l'ammirabile ingordigia dimostrata dal dottore, è ormai quella di un lupo. Non piantrai, farfallone amoroso. Per il secondo, invece, suggerirei un bel ligornetto. Il pancino del nostro ragazzo, selezionato, come le sue amiche, fra i più begli esemplari umani del cantone, ha portato a piena maturazione la ricetta dei nostri cuochi, che un poulet de Bresse, in umido, hanno accostato una saporita carciofata. Coraggio! Alla salute! Alle gioie del libertinaggio! Quel vermiglio non è scoccolo, non ti avrei quei pennacchini, quel cappello, quella chiola, quell'aria brillante. Non ti andrei, farfallone amoroso, notte e giorno intorno girando, e le belle turbando il riposo. Avvocato, un'altra volta! Sarà vero e anche ormai ampiamente riconosciuto in tutte le più ambite caste politiche e amministrative dell'alta società borghese che lei è un gran culattone. E né il qui presente maestro, né tantomeno il sottoscritto potrebbero mai biasimare la sua fregola impaziente. Tuttavia, non sarò certo io a doverle ricordare l'articolo 6 del regolamento da lei sì correttamente redatto e sottoscritto in qualità di notaio. Lei è il miglior porco mai incontrato fra le cerchie del governo e quasi mi rattristo di giocare alla sentinella, ma l'attesa è risaputo nelle questioni libidiche la fa da maestra. Il suo comportamento rischia pertanto di sciupare i piaceri che si potrebbero trarre dall'uso di questi giovani corpi, onorando il regolamento che ha riscosso il nostro consenso unanime. E dunque, articolo 6. Qualunque genere di fornicazione, salvo eccezioni, non è ammessa prima che siano serviti i digestivi. Ma Dio ladro! Salvo eccezioni, salvo eccezioni! La mia passione per questa creatura divina non le pare forse cagione sufficiente alla sospensione del regolamento? Non abbiamo forse assistito nell'ultimo anno a stati di eccezione proclamati con molta più agilità? Avvocato, non abbassi il livello del nostro convivio. Le motivazioni proferite dai nostri governatori le conosciamo a memoria.
e non meritano menzione in sì rinomata sede. Coraggio, sieda, che siamo quasi al dolce. Nino, caro, vai a riposarti e tieniti caldo per l'avvocato. Da ultimo l'aragosta, cacata va da sé, cui si abbinerà splendidamente un bel franciacorta millesimato. Ebe? Nostra Ebe? Che cosa c'è, mio signore? Ma è chiaro che ci stai nascondendo qualcosa. Miei signori, lo giuro, ho rispettato le prescrizioni alla lettera. Piccola Ebe, spergiurare non ti salverà dalla terribile punizione che ti spetta. Ma io non ho fatto niente. Lo giuro. Lo giuro. Taci, piccola sgualdrina! Pensi forse che se i nostri palati fossero così ingenui, dedicheremmo tante fatiche alle nostre imprese edonistiche e gastronomiche? Rispondi, cazzo! Ma io non ho fatto niente. Lo giuro. Molto bene! Il banchetto è rovinato! Si dia avvio alle procedure punitive! Vuol pensarci lei, dottore, che mi sembra il più scosso? Non me lo farò ripetere una seconda volta. Adesso ti facciamo vedere noi di chi ti stai prendendo gioco. Hai mangiato del pane! Ammettilo! No, no. Ammettilo, bastarda! Lo giuro su Dio. Cosa devono sentire le mie povere orecchie? Non ricordi forse il regolamento, piccola Ebe? Giurare su Dio alla stregua della preghiera è punito con la morte. Così impara! Questa timorata di Dio! Un'ostia si è mangiata, un'ostia. Il suo sapore si insinua in ogni polluzione, inquina ogni centimetro della pelle, consegna al cuoio capelluto un fetore di incensiere. Coraggio, maestro, ci saranno banchetti migliori. Sta ricevendo la punizione che merita. Ora torniamo dai nostri bambini che ci aspettano nel salone, mentre il nostro dottore porta a termine la sua opera. Non tutto è perduto. Ben detto, avvocato. Torniamo a godere. Non è ancora detta l'ultima parola.